Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Ok. Mm, abbiamo la ruota della fortuna, amici del Leone. Direi bellissima carta. Può essere una carta che mi parla di destino, che mi parla di cambi, che mi parla di vincite, che mi parla anche di karma certe volte. Diciamo che si tratta di qualche cambio piuttosto veloce che vivrete nel prossimo autunno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un video corso di tarocchi intuitivi ed è un livello base e l'altro è un corso base di metafisica che vi spiega cosa sono i chakra e come lavorano. Comunque voi aprite la tendina e ci sono diversi link che potrebbero interessarvi. Per qualsiasi informazione mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per questo trimestre autunnale. Partiamo con un fante di coppe, un 7 di coppe, un 10 di denari, sei di coppe, quante? Vediamo un po'. 4 di coppe, 3 di coppe, re di spade e 7 di spade. Mm. Allora, tante coppe, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5 carte con le coppe. Tante. Periodo, diciamo, pregno di emozioni, di sensazioni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, vi darò come sì, dei messaggi spot un po' sciolti, come vengono, e dopodiché andiamo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia. Allora, partiamo da questo fante di coppe. Qui potrebbe essere una persona o un qualche tipo di atteggiamento. Andiamo a vederlo. Re di denari. Tre di pentacoli e diavolo. Guardate, in realtà vedendo le carte così in successione, ho come la sensazione che qualcuno lasci perdere o una situazione o un'idea o una persona per aprirsi un ventaglio di opzioni. Vi ricordo che avete la ruota della fortuna come base, eh? Andiamo a vedere questo 7 di coppe.
cavaliere di spade, regina di bastoni. È come se diventaste osservatori in questo periodo. Devo dirvi, se vi dovessero fare un qualche tipo scusate, di offerta non troppo chiara, non troppo limpida, non troppo cristallina, un po' fumosa, dove magari diciamo le regole non sono ben definite, tenete gli occhi aperti perché comunque qui avete un diavolo e qui alla fine c'è un 7 di spade. Questo è un messaggio così, fine a se stesso. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Fante di spade, 6 di spade, fante di pentacoli. Devo dire che dopo questa serie di possibilità che si aprono o che vi aprirete, potrebbero anche essere nuovi contatti a livello di società, magari possono essere conoscenze che vi verranno bene per un lavoro, per, non lo so, degli scambi, cose di questo genere, però come l'idea che si arriva poi a questo 10 di pentacoli, quindi c'è come un senso di completamento, c'è come un senso di appartenenza anche ad un gruppo. Credo che qui con questi due fanti e 6 di spade ci sia come una osservazione e poi rivalutazione delle credenze limitanti. Il 6 di spade è una carta che vi dice di allontanarvi da quello che avete imparato nel passato per creare un nuovo futuro. E normalmente sono le ideologie, le spade riguardano la mente, no? Le idee, i pensieri, le credenze, quello che noi crediamo essere vero, quello che noi crediamo essere giusto. Andiamo a vedere 6 di coppe. 8 di spade, 9 di bastoni e 5 di bastoni. Ragazzi, ho sempre più l'idea che se vi hanno fatto un'offerta, se vi faranno un'offerta, sarà più quello che condiziona che non quello che porta a guadagno. E per quello che probabilmente qui c'è come il, ok, forse mi devo dirigere altrove, forse devo fare altro, forse devo guardare da un'altra parte. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Otto di bastoni, Papa e Luna. È come se qualcuno facesse fatica a comunicare la propria verità, a comunicare quello che vuole, a comunicare. Qui per qualcuno ci potrebbe essere come una sfida all'autorità, soprattutto se siete voi che farete un'offerta o avete intenzione di fare un'offerta o avete fatto un'offerta a livello lavorativo e qui è come se ci fosse qualcosa di incastrato con questo diavolo. Diciamo che alla fine della lettura ha un 3 di coppe, che è una carta che parla di festeggiamenti, di vittoria, quindi andiamo un attimino a vedere. Sento che è come se fosse una vittoria amara. Perché comunque queste qua sono tutte carte di spade su un 3 di coppe. È come se ci fosse qualche sacrificio da dover fare, qualche verità da far venire a galla,
qualche tipo di rivelazione, mi viene da dire, per riuscire a mettere in ordine le cose con questo re di spade. Voglio andare a vedere anche il 7 di spade. Due di coppe. Fate attenzione, ritorno al messaggio che vi ho dato all'inizio, alle false alleanze, a chi vi dice sì sì lo facciamo insieme e poi il barile è vostro. Ho un po' come questa sensazione per questo mese. Scusate, trimestre. Dunque, partiamo dall'amore, ragazzi, partiamo dai single. Devo dire che i single si divertiranno parecchio, anche se qualcuno potrebbe ancora avere una persona in testa del passato, che magari si fa anche un pochettino fatica a lasciare andare, però si aprono una serie di possibilità tra la ruota della fortuna, il 7 di coppe, il 10 di pentacoli. Tra l'altro queste possibilità potrebbero aprirsi, cioè potrebbero essere amici di amici, amici di vostri familiari, piuttosto che persone conosciute in feste, ritrovi, sagre. Il 3 di coppe a me ricorda molto le sagre, è una carta autunnale, fa vedere le zucche e l'uva. È proprio la carta di settembre-ottobre, no? Al tempo della raccolta e quindi è proprio indicata con questo, nel periodo in cui siamo noi. Ehm, E, quindi sì, è un po' come se sentissi questa voglia di essere sociale, socievole, vi sento un po' al centro della scena, insomma, in questo periodo. Se non avete proprio nessuno, penso che farete delle semplici conoscenze in questo momento. Questo messaggio è proprio per pochissimi, però sento che potrebbe essere che a un certo punto vi renderete conto che non sarete le sole o i soli all'interno della relazione, cioè potrebbe esserci come un vostro concorrente, potreste essere in tre, insomma, e questo vi dirò che a molti non piacerà. Ehm, Però devo dire che tutto sommato, insomma, per qualcuno si potrebbe anche trattare di una situazione del passato che si ripresenta, non una persona, una situazione, cioè è come se viveste un déjà vu, già vissuto, come vi dico. Allora, se siete in coppia, qui ragazzi ho come la sensazione, che ci potrebbe essere un piccolo passettino in avanti. Vi dico che il periodo non è proprio, liscio, nel senso che vedo come dei confronti, delle discussioni, per qualcuno ci potrebbe essere questo bisogno di comunicare, ma anche allo stesso tempo questa difficoltà a comunicare, però quello dipende dal vostro modo di vedere le cose, perché siete un po' troppo negativi, un po' troppo sulla difensiva. Probabilmente se voi foste più tranquilli, del tipo, senti, sediamoci a tavolino, ti devo dire che questa cosa a me dà fastidio, come la risolviamo e come troviamo un punto di incontro? È un po' come il fidarsi del fatto che l'altra persona possa capirci, possa capire il nostro disagio e venirci incontro anche. Se siete in una relazione più o meno cioè che non si capisce bene, devo dire che qui le cose non saranno proprio rose e fiori, ragazzi, anzi, anche un po' tormentate in questo periodo. Diciamo che voi siete quelli propositivi, no? Però sento che è come se ci fosse una situazione esterna a voi che in qualche modo potrebbe incastrare, potrebbe rallentare. Sento che qui si tratta di mettere un po' i paletti con questa persona, cioè per la serie va bene tutto, però fino a un certo limite, cioè questo è il mio limite, oltre io non vado. E qui c'è come il bisogno di essere riconosciuti, sento, c'è bisogno di cambiare metodo di comportamento, metodo di pensiero, dinamiche di vita.
e c'è come comunque una vittoria, come vi dicevo, in questa specie di lotta o ultimatum, però è una vittoria amara, come se lasciasse dell'amaro in bocca, per la serie sì ho ragione, però alla fine le cose non cambiano. Come se ci fosse una certa rigidità qui alla fine. Va bene, andiamo a vedere il lavoro. Allora, il lavoro, ragazzi, per qualcuno potrebbe effettivamente aprirsi come delle nuove possibilità e le vedo molto legate a quello che sono le aziende familiari, i conoscenti, cioè se state cercando lavoro, per esempio, ehm, potrebbe essere facile, più facile trovarlo con le persone che conoscete, magari appunto per sentito dire o, o anche per raccomandazioni, mi dicono. Se siete dipendenti, devo dire, ragazzi, preparatevi perché è un periodo abbastanza tesuccio. Mm? Mantenete un low profile, cioè fatevi i fattacci vostri, confondetevi con la tappezzeria, per la serie non cerchiamo grane, perché il periodo sarà già abbastanza movimentato così, soprattutto intorno a voi. Poi vi devo dire, se per caso c'è qualche relazione duratura nel campo lavorativo, qualche collega, ehm, anche lì mettete dei confini. Da qui in avanti mi sta bene, oltre qui non ti puoi permettere di, non puoi invadere il mio spazio. Se siete autonomi, allora qua devo dire che ragazzi effettivamente si apriranno delle strade, per qualcuno si può trattare di ripescare un sogno dal passato, di ritirare fuori un vecchio progetto nel cassetto e di insomma dargli una sorta di sviluppo. Se per caso il vostro servizio, il vostro prodotto, la vostra idea, il vostro tipo di lavoro è un lavoro che ha tanti concorrenti ipotesi, un consiglio potrebbe essere, se per esempio, non lo so, come me, leggete i tarocchi e ci sono tante cartomanti, ehm, quello che vi vogliono consigliare le carte è di diversificare il lavoro per potersi aprire più strade. Tutto sommato, ragazzi, comunque vedo che si va verso una miglioria, diciamo, per adesso parliamo di miglioria. Per quello che riguarda l'economia, devo dire che tutto sommato non ci sono grosse uscite, anche se non ci sono neanche grosse entrate, ma tenete presente che la carta di base è una ruota della fortuna, può parlare di vincite, può parlare di eredità, può parlare di premi, può parlare di liquidazione, di pensionamento, TFR, insomma, di solito sono grosse somme che arrivano tutte insieme. Abbiamo anche un 10 di pentacoli, anche questa è una carta che mi parla di eredità, di premi, produzione, di vincite, di tredicesime, quello che è. E poi c'è anche il Papa che mi parla effettivamente di riconoscimenti, di questo è più un riconoscimento spirituale, però male non fa. Per quello che riguarda i progetti, nel caso abbiate progetti nuovi, ragazzi, io ho come l'idea che partendo da queste carte, soprattutto se lavorate in un'azienda familiare o cose di questo genere, cioè ho come l'idea che non siate valutati il giusto, che abbiate bisogno di muovervi, di spostarvi per riuscire ad arrivare a questo 10 di pentacoli. Perché è come se ci fossero troppe regole, troppi conflitti, troppe costrizioni. Quindi o si cerca un mediatore. Guardate, il modo più semplice per mediare in tutto questo è comunicare.
dire la vostra verità, quello che pensate, quello che sentite e come volete agire. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo ben due carte, una è il ribelle, l'altra è caduta, la recupero un attimo. E l'altra è il Papa, che qui viene chiamato nessuna cosa. Questo è l'imperatore. La prima cosa che mi ha colpito di queste due carte, ragazzi, sono il potere maschile, il potere materiale e il potere spirituale maschile. Il Papa ce l'avete anche qui. Il re di pentacoli è un po' l'arcano minore dell'imperatore. E qui è come, mi viene da dire, riscrivete la vostra vita. Qui avete una lavagna dove potete scrivere le vostre regole. Il ribelle, in questo caso l'imperatore si chiama così perché spezza le catene, e anche il diavolo ha le catene, rompe le regole degli altri e crea le sue per creare il proprio impero, per diventare questo re di spade. Il re di spade è anche una di quelle carte che parla di regole, parla di liste, parla di programmi, parla di budget. Vedo come un cambio della vostra realtà a 360 gradi in questo autunno. Andiamo a vedere ancora un messaggio di Findorn, una di queste meditazioni che trovo bellissime. Senti la mia vita fluire e vibrare attraverso il tuo intero essere, rinnovandolo, ristorandolo, unificandolo. Giacché la mia luce riempie la tua mente, sii consapevole della chiarezza del modo di vedere, che ti libera da ogni dubbio e da ogni confusione, dissipando le tenebre. Ve l'ho detto che qui c'era un po' di fumo. Giacché il mio amore ti riempie il cuore, l'amore fluisce attraverso di te, ricadendo su tutto ciò con cui entri in contatto. Tutto è uno, tutto è unità. Goditi ogni attimo della vita, perché la gioia dell'amato colma le anime e ci benedisce con il riconoscere il giusto valore al dono stesso della vita. Scopri la gioia nel tuo lavoro, nei momenti di quiete e nel tempo libero, nei momenti che trascorriamo insieme. La gioia ci colma di forza e ci consente di fare quanto va fatto con entusiasmo e ottimismo. La gioia guarda al di là delle apparenze, al meglio in ogni esperienza e in ogni risultato. Per la serie cercate sempre il lato positivo. Siccome qui abbiamo quest'otto di spade che appesantisce un po', e il diavolo anche, è come se ci fossero dei pesi, delle responsabilità qua da alleggerire, ma sento che con questa ruota della fortuna le cose cambieranno. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, sarebbe anche interessante che riusciste ad ascoltare la lettura magari tra un paio di mesi per vedere se risuona di più. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera dove spiego come lavoro. Bene. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!